File di Epstein. Ok, sì, non c'è problema. L'isola, tutti ne parlano, qualcuno li ha visti, qualcuno non li vuole vedere, qualcuno non ne sapeva nulla. A ruota libera, quello che vedi. Ok. Si parla di milioni di file e ne sono stati rilasciati solo alcuni, la gran parte sono tutti censurati ancora. Ah, io vedo, prima ho visto subito l'isola che viene smontata. È come se fosse una struttura di plastica e un tendone da circo che viene smontato, e imballato e tolto. Poi vedo arrivare un camion con scritto FBI, si aprono i portelloni e vengono scaricati tanti cartoni con documenti. Arriva tanta documentazione da, da... Prelevata, Eh sì, viene portata via, per essere approfondita, per essere letta, mm, visionata, analizzata. visionata, sì, Quando? esattamente. Che anno è? Cioè, che tempo è adesso? È passato un po' di tempo. A me viene 23 agosto, 23 agosto di quest'anno. Cioè, dell'anno scorso. Eh, mi viene solo 23 agosto. 23 agosto, ok. Argomenti contenuti nei file. Stanno emergendo, vabbè, abusi sessuali verso giovani donne, abusi sessuali verso bambini, e poi qua e là si intuisce che c'è qualcosa di anche molto peggio. Omicidi, cannibalismo, sadismo. Sì, sì, sì. Eh, a me viene in questo momento Bette Davis eh, arriva con l'esigenza mh, di svelare tutto. Dice, finalmente è saltato fuori, era da un po' che era tutto insabbiato, non vedevo niente che si smuovesse. E arriva, fa un timbro su questi documenti con l'intenzione che venga sbloccato tutto. Vedo foto, nuovi nomi rivelati, Mhm. eh, condanne vidimate dal giudice, molte persone condannate. Va bene. Beh, Davis morta da diversi decenni. Ehm, Ti faccio alcune domande così a spot. Questo caso Epstein, quindi un luogo, in questo caso un'isola, potrebbe anche essere un appartamento, una villa, un seminterrato, un sotterraneo nel mondo, è un caso isolato o è uno dei tanti? Eh, e ce n'è altre. Ok. Ogni punta dell'isola punta e collegata a un'altra, chiamiamola isola. Eh, Da ogni... Quest'isola sembra una stella, no? Vista Mhm, dall'alto, mhm. e ogni punta eh, parte un collegamento e si va a collegare.
in un'altra parte del globo, gira intorno al globo terrestre per andarsi a collegare. Ok, in ambienti massonici, come si chiama questa operazione? Vedo delle scarpe rosse. Tu vedi due fazioni contrapposte, una che non gode più degli appoggi, che è questa, legata Ah, al sì, sistema, diciamo, sì, sì, esattamente. Eh, e la nuova che non è il Salvatore, i Salvatori, che è entrante. Quali entità vedi legate alla nuova? allora, questa vecchia sta attuando molti riti perché sente di essere giunta alla fine del suo ciclo e vorrebbe riprogrammarne un altro, ma non ci riuscirà perché appunto arrivano delle nuove energie da- dall'Oriente, però è anche vero che eh, dunque, più felini, animali, sempre figure animalesche. Vedo un leopardo bianco a chiazze, un gallo. Dal 24, credo, febbraio inizierà l'anno del cavallo di fuoco. Cosa ci dobbiamo aspettare sull'argomento Epstein da questa data in poi? Ah sì, vedo gli occhi del cavallo e dentro le pupille del cavallo vedo delle fiamme, delle fiamme e poi telepaticamente mi comunica che non saranno le fiamme della Fenice, per cui dalle sue ceneri rinasce, ma Ma? un fuoco che brucia e da queste ceneri eh, spuntano dei fiori, nuovi semi. Vedo erba verde smeraldo, fiori, come una purificazione, Mm. questo. Grazie a Puff Daddy o Diddy, sai, no? Più o Sì, meno sì, l'argomento. sì. Ha una correlazione con questo sistema, diciamo, che sta emergendo dai file. Sì, vedo che Puff Daddy stringe la mano a Epstein. Epstein, si abbracciano, mi fa intendere che c'è un collegamento tra di loro, sì, un sistema, appunto come prima mi viene che è un sistema talmente vecchio e collaudato che risale ai tempi di Bette Davis, Mhm. da sempre era consolidato ed è giunto al suo tramonto. Insomma, in ambiente massonico c'è una gerarchia, il famoso 33esimo grado e poi giù la piramide ad allargarsi, il vertice è il 33esimo. Ehm, le questioni sono due, poi tu fermami quando vuoi, grazie, se vedi qualcosa, se vuoi confermare o smentire. Le questioni sono due, si basa sul concetto di sacrificio
quindi sacrificio di qualcosa, dell'innocenza di un bambino, della vita di una persona o di un bambino, dell'onore di una persona, ok? Quindi soltanto la violazione, soltanto si fa per dire la violazione sessuale e così via. E tra i membri della confraternita, chi è più in alto sottomette chi è più in basso. Il modo per sottomettere più classico e più normale è quello sessuale. Quindi uomo-donna, ma anche uomo-uomo tranquillamente, anzi soprattutto visto che il potere in ambito massonico non contempla la donna, quindi è solo tra uomini, un uomo pratica un'azione sessuale verso un altro uomo, il più importante verso il meno importante. Daddy, Puff Daddy, ha fatto questo. Tutti che parlano adesso di Bad Bunny, che ha vinto vari premi, che ha aperto il Super Bowl, Bad Bunny è stato iniziato da Puff Daddy, che è una sorta di timbro iniziatore, se passi da qui hai questo tipo di carriera e di successo. Se non passi da qui è molto più difficile se non impossibile, perché alcuni si sono sottratti al circuito Daddy, come 50 Cent, mi sembra, e altri, e hanno comunque avuto delle carriere importanti. Quindi non c'è un solo polo, ci sono più poli. Il più importante nel campo musicale era Puff Daddy. Bene, sono anche trapelati audio che nessuno sa se sono veri oppure no, nessuno potrà mai capire quanta AI c'è in questi file, quanta costruzione, quanto filtro nel far capire determinate cose al popolo prima e altre dopo ci sia. In ogni caso si sentono due uomini che fanno sesso. Uno è Clinton che possiede Trump. Trump lo chiama King, re mio, mio re, e l'altro, insomma, gli parla e gli dice una serie di cose nell'azione concitata. Tu la vedi vera questa cosa? Bill Eh, Clinton, ovviamente. mhm. Ma io vedo piuttosto che è Clinton che fa la parte della donna rispetto a Trump, però sì, si atteggia, si veste da donna, Clinton, e sopra di lui c'è Trump. È vera, ma al contrario. Al contrario. Ok. Ehm, con queste condizioni, come vedi i prossimi giorni? Grazie. Ah, un'esplosione, una, una bomba, vedo un'esplosione e tante persone che scappano, Crolla ognuno. un sistema o solo un sistema statunitense? Crolla un sistema perché da questa esplosione scappano tante persone diverse, ognuna ha al collo un cartello con scritto una nazione diversa. Vedo anche Mm. Francia, Inghilterra, i rappresentanti principali. Crollano dei governi? Anche sì. Dove? In che continente? Dalla parte americana, Canada, da quella zona dell'America alta. Trudeau? No, non vedo bene il confine, vedo come una macchia nera che si estende da quella parte. Come hai detto, scusa? Trudeau? Non so se è ancora in carica Trudeau, il canadese. Mi viene di sì, Canada.
Mhm. E in Europa? Subito Francia, non so perché. Il Macron. E il Macron, sì. Italia? No, Spagna? mi viene di sì, anche Inghilterra e, e Olanda. Guarda che caso, sto vedendo adesso Katy Perry, Vacanza da sogno a Cortina con Justin Trudeau. Wow, eccolo, sì. La prima macchia nera che mi è arrivata è Canada, è lì. E poi vedo che si espande a macchia d'olio e va a toccare in Europa quelle che abbiamo detto. Va bene, chiudiamola qui. Grazie, grazie. A te.